C'è una nazione che avete un indizio di me, che pensate non viene riconosciuta da nessun paese del mondo, nonostante di fatto esista, ha una propria bandiera, ha il proprio governo, ha il proprio esercito, è una nazione a tutti gli effetti, ma non c'è nessuno stato del mondo che lo riconosce. Questa nazione si chiama russo Pridnestrovia, detta anche in italiano Transnistria, e si trova praticamente tra la Moldavia e l'Ucraina. Il nostro obiettivo è quello di andare a visitare questo luogo e cercare di vedere se davvero, così come si dice, tutto è rimasto a 35 anni fa, all'ex Unione Sovietica. Tra i vari reperti archeologici dell'ex Unione Sovietica, guardate qui. Questo è un treno, presumibilmente dell'ex Unione Sovietica, anche se a me sembra veramente troppo grande per essere mai stato su dei binari, quantomeno in altezza. Sembra davvero bello grosso come treno. Ovviamente è stato ridipinto, però guardate come l'hanno messo carino. Qua intorno tutte le rose, i fiorellini, ci sono delle persone poi che si occupano del giardino. Molto carino. Do you speak English? No English? Нет. No. Potevamo fare qualche domanda, ma non parlano inglese. Però ho visto che stanno lavorando a una rete per il treno, forse non è proprio un pezzo originale. Abbiamo dato il cartello che ci parla proprio di questa locomotiva e delle 3 relative carrozze che si trovano attaccate dietro, e raccontano della storia di 150 persone che erano lavoratori della stazione di Bender, di questa città in Transnistria, e si sono sacrificate per proteggere la popolazione, i civili, contro le truppe rumene alla fine della prima guerra mondiale. E quindi questo treno è divenuto simbolo per la città di resistenza e di sacrificio, ed è per questo motivo che hanno deciso di metterlo proprio di fronte alla stazione di Bender come memoriale. Adesso la stazione è, presumo, abbandonata, almeno da quel che sembra. Bella storia. La stazione è a tutti gli effetti abbandonata, ma dice che ci sono delle telecamere. La porta è chiusa, quindi anche volendo non si può entrare, anche se la stazione è chiusa. Proviamo a dare un'occhiata. Questa è la famosa stazione di Bender. Non so se riuscite a vedere dentro. C'è la sala d'attesa. Qui abbiamo una macchina. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che magari ci apre la porta. No, le porte sono tutte chiuse, in auto non c'è nessuno, e quindi a questo punto presumo che sembra che in realtà nel corso del tempo le persone se ne siano andate da questo posto e oramai non ci vive quasi più nessuno.
in Transnistria, perché chiaramente non è solamente uno stato non riconosciuto dal resto del mondo, ma è anche uno dei il più povero in Europa ed è anche uno dei più poveri del mondo, in quanto l'indipendenza non è sinonimo di autonomia. Diciamo che l'unico sostentamento che hanno è un sussidio da parte della Federazione Russa che supporta e regge l'economia della Transnistria. Spasibo. Spasibo. Ho trovato un parco giochi sovietico, almeno sembra essere un parco giochi sovietico abbandonato. Guardate un po', qui prima c'era la signora che faceva i biglietti, babushka. Io non so che cosa facevano girare. Qui c'è un girello gigante completamente distrutto, purtroppo le scale sono cadute, il box è completamente rotto, è veramente un peccato. Questo è davvero carino. Sì, questa è una giostra davvero interessante. Come potete vedere qui, vabbè, a parte che sotto c'è il legno, qui si mettevano le persone in piedi e poi c'erano delle catene, sembra, che le sorreggevano, catene che venivano infilate da una parte all'altra e tenevano le persone, poi attraverso questi sostegni potevano aggrapparsi con le mani e questo girava. Immaginate che questi posti un tempo erano tutti pieni di persone, la stazione, il parco giochi, le strade della città di Bender piene di persone, invece adesso è tutto abbandonato. Questa è la capitale della Transnistria, Tiraspol. Chiaramente per una città più grande di Bender hanno fatto anche una statua di Lenin più grande e come potete vedere là da parte, in questo edificio, là sopra in alto c'è la bandiera della Transnistria. Non so se riuscite a vederla e non si vede molto bene, mentre invece a destra c'è la bandiera della supporta l'indipendenza della Transnistria, come dicevo prima, perché la supporta anche non solamente politicamente ma anche economicamente, ed è proprio la Russia, la nostra amica Russia. Abbiamo trovato un negozio di antiquariato dell'Unione Sovietica. Sto gatto che posso? Stiamo per entrare. Hello. Can I see something? Can I? Spasibo. Qui abbiamo la bandiera della Transnistria. Faccio il martello. Ci sono anche statue di Lenin, ovviamente. Matrioska, vari cappelli. Qui abbiamo Lenin che esprime tutto il suo amore per la Pridnestrovia. Veramente fighi. Tra l'altro vendono cartoline di vario tipo.
Guardate, libri, ma anche collezioni di foto. Sono alcuni di questi libretti che contengono foto del passato, della città o comunque in generale della Transnistria. Vedete? Questa, ragazzi, è la stazione di Tiraspol. Queste sono tutte le tratte e gli orari che fanno i treni. Partendo da Tiraspol vanno in Ucraina, in Moldavia. La stazione sembra rinnovata, mantiene sempre lo stile sovietico ma un po' rinnovato. Questi sono i binari, anche se anche la stazione di Tiraspol sembra non essere più utilizzata. E con questo, ragazzi, vi saluto, è finita la nostra avventura in Transnistria. Ciao a tutti.